Allora, oggi amici, vi ho portato uno splendido tonno abbattuto, perché deve essere abbattuto. Tutto ciò che io vi propino crudo lo dovete far abbattere, lo dovete abbattere voi. Mi raccomando, siccome le mie ricette sono eccezionali e avrete fretta di prepararle, dovete andare dalla pescheria e dirvi: mi serve del tonno abbattuto, capito? Abbattuto? Allora, questo è un tonno. Oggi vi presenterò una tartare di tonno. Avrete bisogno di 4 cose. Questo è il tonno. Ve lo metto al sole. Splendido pezzo di tonno. Adesso lo prepareremo. Cipolla di tropea. Mi raccomando, il tonno lo tagliate su una parte, su un blocco. Tutto ciò che viene dalla terra lo tagliate su un altro tagliere o su un altro spazio, come vi pare, però non mischiate terra con tonno e cose del genere. Poi chiaramente sale, pepe, olio, delle olive taggiasche, o le prendete fresche o le prendete secche, le tagliate e poi le frulliamo, vediamo dopo. Abbiamo finito, poche gocce di aceto e qualche altra piccola cosa. Adesso a questo punto ci serve una ciotola pulita, questa è sporca, servizio espresso. Qui abbiamo una ciotola, andiamo a tagliare il nostro tonno a dadini. Lo tagliamo a dadini per quanto vi possano piacere, grandi, piccoli, decidete voi. Li tagliate a cubetti. Io normalmente li taglio in modo che siano mangiabili senza dover spalancare la bocca, quindi dei dadini più o meno piccolini così. Però se voi preferite più tritato, però no, non fate la carne macinata, insomma. Il tonno lo dovete fare di una misura giusta. Viene cotta solo la parte esterna, lasciando la parte interna più cruda. Allora, per cuocere chiaramente non intendo sul fuoco, sulla piastra o al caminetto. Cuocere io intendo sempre, visto che sono un cultore della parte del pesce crudo, cuocerlo a livello di acido citrico, quindi limone o arancia. Questo è il nostro tonno, semplicemente tagliato. Il sale lo mettiamo alla fine perché il sale fa uscire l'acqua, quindi praticamente il tonno perderebbe tutti i succhi che sono all'interno. Andiamo a tagliare la cipolla. Allora, questa è una cipolla di tropea, una cipolla molto succosa che ha un buon sapore e accompagna benissimo qualsiasi tipologia di pesce, soprattutto crudo. Abbiamo tagliato la cipolla. Adesso vi indico come io perlomeno lo faccio, visto che sono un cultore del buono e del mangiare bene. Cosa faccio? Inserisco un po' di cipolla all'interno. Adesso andiamo a mettere un po' di cipolle di olive. Le olive le potete anche tagliare a mano, non tanto perché le olive non devono essere molto presenti, altrimenti hanno un profumo e un sapore molto determinante e molto prevalicante gli altri sapori, mentre ricordatevi che qui il sapore principale lo deve avere esclusivamente il tonno. Scusate che Serena mi si sta a mangiare le olive, vattene un po' più là perché ok, le mettiamo. Dopodiché un po' di pepe, adesso ci mettiamo qualche goccia di aceto, gocce, anche troppo, delle gocce di limone che già avevamo, le ritagliamo, le rispremiamo
Grattiamo, spremiamo un altro po' di limone, di succo di limone, e ci aggiungiamo sono riuscito stamattina a trovare anche un lime, per cui mettiamo qualche goccia di lime, qualche goccia di limone, e giriamo il composto. A questo punto abbiamo le nostre favolose spezie che stanno là fuori. Vado a prendere le spezie. Allora, qui alle spalle della metropoli abbiamo le nostre meraviglie. Allora, questa piantina vi consiglio di tenerla sempre, è un dragoncello. Ne prendiamo qualche foglia, se la trovate, la Santoreggia è un'altra spezia eccezionale. In questo caso ci fermiamo esclusivamente a un po' di erba cipollina. Abbiamo finito. Il servizio è quello che è, quindi un po' di Santoreggia, un po' di dragoncello, tagliatelo come pare, tanto è buono, per cui come lo tagliate va sempre bene, e un po' di erba cipollina. Allora, abbiamo bisogno di un bel piatto e di coppa pasta. Prendiamo questo, come vedete ancora non ho inserito l'olio lo mettiamo alla fine, perché così lasciamo tempo al sale che non abbiamo messo. Va bene adesso. È inutile ridere perché il sale tira fuori l'acqua, quindi meglio metterlo alla fine di tutto. Inseriamo all'interno la nostra tartare. Proviamo a vedere se ci riesce. Sì. A questo punto ci grattiamo dello splendido limone, un filo d'olio solo a questo punto. Signore e signori, buon appetito. Tartare di tonno in olio d'oliva con cipolla di tropea, erba cipollina, dragoncello e basta.